Ciao a tutti, oggi affronteremo un argomento apparentemente banale ma molto importante, cioè la gestione delle password su Android e anche su PC, in particolar modo con il gestore delle password di Google, che è la soluzione più integrata in Android, ma che comunque si rivela utile e funzionale anche su desktop tramite Chrome, ovviamente, che è il browser di casa di Google. Ci sono secondo me 2 o 3 impostazioni magari non sempre note a tutti, che possono rendere molto più sicuro l'utilizzo di questo servizio, perché è importante che sia un servizio sicuro, dato che tramite di lui potremo andare a memorizzare tutte le nostre credenziali di accesso, ma anche per esempio le carte di credito, gli indirizzi, insomma informazioni molto private e molto importanti. E dato che parliamo di informazioni riservate, mi raccomando, il resto di questo video è riservato solo agli iscritti al canale, quindi sapete che cosa fare se ancora non lo foste. Allora, iniziamo dall'ABC, ovvero dov'è che si imposta il password manager di Android, perché non è detto che il gestore delle password di Google possa essere l'unica soluzione. Ovviamente dobbiamo andare nelle impostazioni. Questo è un pixel, ma poi vi faccio vedere anche com'è sui Samsung. Bene o male si riesce a ritrovare la stessa grafica o comunque le stesse opzioni più o meno in tutti i telefoni. Sui Pixel è particolarmente facile perché c'è una sezione chiamata proprio password, passkey e account. E qui troviamo l'elenco di tutti gli account presenti sul dispositivo, che possono essere, vedete, Dropbox, Gmail, Meet, insomma, e tutti gli altri che avete configurato, e la voce relativa al gestore delle password, che vi consente di aprire quello che è impostato in quel momento oppure di andare a cambiarlo. In questo momento noi abbiamo soltanto il gestore dei password di Google, oppure anche l'opzione nessun gestore predefinito per password, passkey e compilazione automatica, perché magari non vogliamo e ci ricordiamo tutto a mente perché siamo bravissimi, ma possiamo anche andare ad aggiungere altri servizi premendo su questo tasto e veniamo rimandati ad una pagina su Google Play dove ce ne fa installare altri. Tra l'altro non so bene per quale ragione, ma raggiungendo la stessa pagina da un Samsung Galaxy vedete che ci vengono proposte anche altre soluzioni che, tra l'altro, mi ricordavo fino a pochi giorni fa venivano proposte anche sui Pixel, tra cui per esempio Edge. Non so se si tratti di una qualche rivalità in questo caso tra Google e Microsoft, fatto sta che questa dovrebbe essere esattamente la stessa pagina del Play Store, però non lo è. Questo solo per ribadire un fatto, che quelli che vi vengono qua presentati non è detto che siano le uniche e sole soluzioni di terze parti che esistono. Ce ne sono comunque anche altre, tanto più che, come vedremo a breve, i vari produttori come Samsung implementano un loro metodo proprio alternativo per la gestione delle password e della compilazione automatica. Se invece in questa schermata clicchiamo su Apri, andiamo proprio nella gestione delle password di Google Pay e di Google Wallet, perché c'è un po' tutto insieme. Vedete infatti qua che abbiamo gestore delle password di Google e Google Pay, quindi anche i metodi di pagamento, oltre alle nostre informazioni personali, tra le quali nome, indirizzo email, numero di telefono e indirizzi vari, che comunque sono quelli relativi all'account Google che abbiamo selezionato qua in alto, perché comunque possiamo decidere su quale account Google, nel caso ne avessimo più di uno, andare a salvare le informazioni di compilazione automatica. Su preferenze, una volta che ci siamo autenticati, troviamo un paio di impostazioni secondo me molto utili che merita sempre abilitare. La prima, importantissima, che effettua l'autenticazione con il blocco schermo o con la biometria prima di compilare i metodi di pagamento. Quindi nessuno che magari abbia il vostro telefono in prova per qualche minuto perché glielo avete prestato può compilare automaticamente un qualche metodo di pagamento su un qualche sito se prima non si è autenticato con il vostro metodo di sblocco, e questo senz'altro è importante. La seconda cosa è la sincronizzazione delle preferenze sugli altri dispositivi con il vostro account Google. È una cosa che a me fa piacere usare, ovviamente tutto a discrezione, ma è indubbiamente una comodità in più. Premendo quindi su gestore delle password, andiamo al gestore delle password di Google vero e proprio, dove troviamo l'elenco di tutti i siti, gli indirizzi internet per i quali abbiamo memorizzato un qualche tipo di credenziale di autenticazione, e nella parte superiore, ovviamente li possiamo cercare, che è molto più comodo tramite la barra di ricerca, e nella parte superiore, dicevo, possiamo andare ad aggiungere una password che sarà relativa o a un certo sito che dobbiamo qui andare a scrivere o a un'app, perché comunque il gestore delle password di Google memorizza sia le credenziali di autenticazione web, quindi quelle che andiamo poi a inserire sul browser Chrome,
che quelle relative alle eventuali applicazioni installate sul nostro dispositivo, e qua poi possiamo scegliere ovviamente nome utente e password da andare a memorizzare manualmente. In ogni caso, tutte le volte, o meglio la prima volta che scrivete una nuova username, una nuova password, vi verrà chiesto di memorizzarla proprio nel gestore delle password in modo da non doverlo fare manualmente. Poi c'è molto importante la funzione di controllo che fa un check sulle vostre password e vi dice intanto se ci sono delle password compromesse, cioè che sono state oggetto di una qualche violazione magari di un servizio di terze parti, e già questa è una cosa molto utile. Vi dice quante volte avete riutilizzato la stessa password. Che cosa vuol dire? Vuol dire che se utilizzate sempre la stessa password su servizi diversi non è ovviamente una buona abitudine, perché se uno di quei servizi venisse violato e la vostra password venisse scoperta, sarebbe possibile per l'attaccante accedere anche agli altri servizi che utilizzano sempre la stessa password. Quindi al massimo questa può essere una pratica da utilizzare per quelle cose delle quali non vi interessa assolutamente niente, ma non per quelle più importanti. E poi, ancora più importante, c'è l'elenco di tutte le password inefficaci, cioè quelle 1, 2, 3, 4, ABC, insomma le cose banali. Cliccando sulla freccina poi per espandere ciascuna di queste voci, per esempio quella relativa alle password inefficaci, ci viene detto su quale servizio e su quale account è memorizzata questa password inefficace, e con il pulsante cambia veniamo rimandati a quel servizio per cambiare la password. Non è sempre immediatissima questa cosa, ma quantomeno abbiamo un elenco pratico che ci spiega e ci indirizza, diciamo, nella direzione giusta per cambiare tutte quelle password che non fossero abbastanza sicure. Infine, in fondo abbiamo l'elenco delle nostre passkey, che sono il modo, diciamo, alternativo alle password, che però purtroppo non sta prendendo molto piede, cioè ci si autentica tramite l'autenticazione biometrica, per esempio, del dispositivo, senza dover inserire la password su alcuni servizi che supportano le passkey. Doveva essere appunto la rivoluzione annunciata da Google, da Apple, eccetera, ma onestamente per adesso stenta a decollare. Infine, nelle impostazioni, anche qui molto importante, quello che vi dicevo prima, chiedi di salvare le password. Quando inserite un nuovo username, una nuova password su un servizio nel quale non avevate ancora memorizzato delle credenziali, con questa opzione attiva vi verrà chiesto appunto di memorizzarle. Accesso automatico, molto importante, se disabilitato non vi fa accedere automaticamente a siti web e app utilizzando le credenziali memorizzate. Vedete, se l'impostazione è disattiva ti verrà chiesta la conferma prima di ogni accesso. È un ulteriore rafforzamento di quello che vi dicevo prima relativo ai pagamenti, in questo caso relativo all'accesso ai servizi. Cioè, se qualcuno a cui avete prestato il vostro telefono non ha anche il metodo di sblocco, non lo conosce, non può autenticarsi automaticamente ai vari servizi per i quali avete memorizzato le password. Avvisi relativi alle password: Google ti invierà una notifica se le tue password salvate verranno trovate online, è sostanzialmente relativo a questa parte qua di password compromessa. E poi abbiamo le voci per esportare, importare password, eliminare tutti i dati, attenzione, e per eventuali siti per i quali abbiamo deciso di non salvare le credenziali. Infine, altra voce importante che raccomando di abilitare: verifica la tua identità prima di inserire le password. Usa l'impronta, il volto o un altro metodo di blocco schermo per una maggiore protezione, cioè prima di poter inserire una password vi verrà nuovamente chiesto di autenticarvi. Per accedere più rapidamente al gestore delle password potete aggiungere una scorciatoia nella home che non è altro che un'iconcina 11, vedete che viene in questo caso messa qua, che se premuta vi rimanda direttamente al gestore delle password, ma come abbiamo visto ci si arriva comunque abbastanza tranquillamente anche dalle impostazioni. Un altro modo per raggiungere rapidamente il gestore delle password Google è quello di aprire Chrome, andare qua in alto, poi nelle impostazioni, e abbiamo una voce relativa al gestore delle password di Google che ci rimanda esattamente alla schermata che abbiamo visto finora. Ma andiamo a vederlo in azione, questo gestore delle password, per esempio con un'applicazione. Abbiamo l'app di Roborock, della quale ho opportunamente svuotato i dati. Premiamo su accedi e a questo punto, cliccando semplicemente su inserisci indirizzo email, lui mi proporrà di utilizzare la password salvata per Roborock. Basta premere su continua, autenticarsi ovviamente, e voilà, tutto compilato. Che succede invece quando dobbiamo per esempio reimpostare una password o registrarci a un servizio per il quale appunto ancora non abbiamo creato una password? Beh, basta premere sul campo relativo e, se non ci viene suggerito, qui sulla chiavina, per arrivare a questo menu dove vedete che c'è seleziona password, perché in questo caso ne avevamo già una memorizzata, oppure suggerisci password efficace. Dobbiamo poi scegliere il nome utente, non sempre riesce a capirlo da solo qual è il nome utente
relativo a quella password, lo possiamo ovviamente andare a compilare manualmente e poi scegliere di utilizzare appunto la password suggerita da lui, che come vedete è bella complessa e difficilissima da memorizzare a mente. Nel caso in cui cambiassimo una password, lui ci chiede proprio di aggiornare la password presente sul gestore delle password di Google in modo da memorizzare quella nuova sostituendo appunto quella vecchia. E su smartphone non Pixel, come per esempio questo Samsung, ve l'ho già fatto intravedere prima che in realtà è più o meno la stessa cosa, cambiano un po' le voci di menu. Per esempio sui Samsung dobbiamo andare in gestione generale, password, passkey e riempimento automatico, vedete però come le voci alla fin fine si assomiglino. E qui troviamo le opzioni presenti su questo telefono. Il servizio preferito in questo caso è Samsung Pass, perché Samsung, Xiaomi, eccetera, gli altri produttori spesso implementano tramite il loro account un servizio simile, che è quello appunto del salvataggio delle password. Lo svantaggio è che in quel caso siete legati all'account Samsung, Xiaomi, eccetera, mentre il gestore delle password di Google è un pochino più multipiattaforma, soprattutto se poi su PC, per esempio, o anche su iPhone, andate ad utilizzare Chrome, come vedremo a breve. Comunque, anche qui vedete che è possibile aggiungere un servizio, questa è la pagina che vi avevo fatto vedere prima, oppure andare a sceglierne quello di Samsung in questo caso o quello di Google e ci rimanda a una pagina che sostanzialmente è la stessa di prima. In questo caso è un altro mio account, ho altre password, altri account memorizzati, ma è sempre lo stesso discorso: password, controllo e impostazioni, esattamente con le stesse voci presenti prima, ovviamente personalizzate per questo telefono sul quale per esempio ho vari siti rifiutati. Per chiarire meglio, supponiamo che vogliate accedere a Facebook ma che non vada bene la password che avete memorizzato in questo vostro account. Dovete selezionare quindi gestisci password, andare qua in alto e scegliere l'account sul quale è memorizzata la password dell'account Facebook al quale volete accedere. È un po' contorto, però penso che il concetto si sia capito. E prima di passare ad altro, voglio stressare un concetto importante ritornando su questa pagina che abbiamo visto prima. L'account che è selezionato qui è quello principale del gestore delle password, cioè è quello nel quale il gestore delle password Google andrà a memorizzare le nuove password e quello dal quale andrà a pescare le eventuali password già memorizzate per il login ai vostri servizi. Quindi chiaramente qui deve essere selezionato l'account, quello vostro principale, quello nel quale tenete la maggior parte delle password che vi interessano, se no tutte le volte che provate a loggarvi vi verrà proposto di inserire automaticamente username e password da un account che non è quello che vi risulta più comodo. Ora, come abbiamo già accennato, la comodità del gestore delle password Google non è solo quella di essere profondamente integrato su Android, al contrario magari di altri servizi, ma quella di essere integrato ovviamente anche in Chrome su altri sistemi operativi, per esempio su desktop, dove potete andare nelle impostazioni, alla voce compilazione automatica e password ritrovate più o meno le stesse cose che abbiamo già visto su Android, cioè i metodi di pagamento, gli indirizzi memorizzati e il gestore delle password vero e proprio, con appunto sempre quelle password lì che abbiamo memorizzato, il controllo che è esattamente lo stesso che abbiamo visto su Android, viene fatto in questo caso in diretta, e infine le impostazioni: chiedi di salvare password e passkey, crea automaticamente una passkey per accedere più velocemente, anche qui dipende un po' da voi se lo volete abilitare o meno. Io all'inizio lo volevo tanto provare, poi me ne sto un po' pentendo, ma è un parere personale. Accede automaticamente, che deve essere disabilitato proprio perché in questo modo venga chiesta una conferma ogni volta, e usare il blocco schermo durante l'inserimento di una password. Sono praticamente le stesse impostazioni che abbiamo già visto su Android, poi importa, esporta, e questa è una utile scorciatoia al gestore delle password in modo che compaia nell'elenco di tutte le applicazioni. Su macOS per esempio vedete che ce l'ho direttamente qua, in modo da non dover passare tutte le volte attraverso Chrome per arrivare al gestore delle password. C'è un'altra però opzione molto interessante che vi consiglio di abilitare, che si trova alla voce Tu e Google e poi sincronizzazione e servizi Google. Qui possiamo infatti scegliere i dati da sincronizzare tra le versioni di Chrome presenti per esempio su vari sistemi operativi, che siano Mac, Windows, Linux, quello che volete, o sincronizzate tutto, tra cui anche password e passkey, oppure potete scegliere voi che cosa sincronizzare. Ma la cosa interessante è un'altra, cioè un pochino più in basso, le opzioni di crittografia. Per maggiore sicurezza Google Chrome cripterà i tuoi dati se voi avete inserito una password. Che significa? Significa che soltanto chi conosce la tua passphrase può leggere i tuoi dati criptati.
Cioè ogni volta che andrete ad autenticarvi a una nuova versione di Chrome su un nuovo PC o che reinstallerete Chrome sul vostro computer, per avviare la sincronizzazione di tutti questi dati vi verrà prima chiesta quella passphrase, perché tutti questi dati qua saranno crittografati. È un'opzione di sicurezza secondo me molto importante che ha un unico limite, che è quello di impedirvi di accedere via web alle vostre password. Cioè il gestore delle password ha anche un indirizzo internet molto semplice, passwords.google.com, nel quale però potete accedere e controllare le vostre password solo se non sono state crittografate in questo modo che abbiamo appena visto. Perché? Perché è giusto così, perché essendo crittografate non ci potete accedere in questo modo da web, e come non ci potete accedere voi, non ci può accedere nessun altro, nemmeno Google. Quindi crittografare con una passphrase i dati di sincronizzazione è senz'altro una buona norma dal punto di vista della sicurezza. Insomma, abilitando la passphrase di sincronizzazione, abilitando tutti i vari metodi di autenticazione che vi vengono richiesti quando create nuove password, quando le dovete inserire, quando dovete andare a compilare metodi di pagamento, diventa un sistema tutto sommato sicuro e che vi permette però con facilità di passare da Android ad altri sistemi operativi, perché comunque è innegabile che sia sullo smartphone che avvengono la maggior parte delle nostre autenticazioni tra app e servizi vari, ma allo stesso modo è innegabile che quando poi ci spostiamo su un sistema desktop vogliamo avere la tranquillità e la semplicità di avere tutte quelle stesse password subito pronte, subito a portata di mano. Questo non vuol dire che non ci siano delle valide alternative di terze parti, magari in un futuro video potremo anche fare un bel confronto tra i principali password manager multipiattaforma e vedere poi di capire quale può essere il vincitore. Se questo confronto vi interessa, fatemelo sapere nello spazio dei commenti e iscrivetevi al canale, almeno così non ve lo perderete. Da parte mia come sempre un saluto e alla prossima!